Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi andrò ad utilizzare il Mon Amour 100% microfibra, adatto per questi periodi, e per quanto riguarda i gomitoli sono da 50 grammi e il filo è lungo 135 metri. Il colore che sto utilizzando, molto bello e brillante, adatto proprio per questa primavera, è l'uncinetto numero 4. Detto ciò, possiamo iniziare. Per la realizzazione del progetto che avete visto nell'anteprima iniziale dobbiamo fare una lavorazione a pannelli, quindi dobbiamo lavorare un dietro e un davanti. Per calcolare la nostra semicirconferenza dobbiamo prendere la circonferenza totale della parte più sporgente, che può essere del seno o dei fianchi, e dividere a metà. Nel mio caso ho avviato una catenella di 45 centimetri. Il multiplo del punto che andremo a lavorare è di 6 più 2. Quindi ho avviato 78 catenelle che corrispondono ai miei centimetri. Se cambiate filato e uncinetto, una volta che avete stabilito la vostra semicirconferenza, avviate le vostre catenelle non molto tirate, un po' morbide, fino a raggiungere la vostra semicirconferenza. Poi alla fine aggiungete 2, quindi io ho fatto 78 catenelle multiplo di 6 e adesso aggiungo 2, 1 e 2. Queste 2 catenelle mi servono per voltare. Ora vado nella prima catenella per lavorare una maglia bassa più 2 catenelle. Questa è una maglia alta. Vado a fianco e vado a lavorare una seconda maglia alta. Salto una catenella, vado a fianco, nella catenella a fianco, e vado a lavorare un punto V, che consiste nel lavorare una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Salto sempre uno, vado a fianco e lavoro una maglia alta. A fianco lavoro 2 e a fianco lavoro 3. Salto di nuovo una catenella, vado a fianco e lavoro un punto V all'interno della catenella. Una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Salto di nuovo una catenella, vado a fianco e lavoro una maglia alta, a fianco 2 e a fianco 3. Quindi il punto che dobbiamo ripetere è molto semplice. 3 maglie alte, saltare una maglia di base e un punto V. A questo punto salto 1, vado a fianco e lavoro il punto V. Salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta. A fianco la seconda e a fianco la terza. Salto 1, vado a fianco e lavoro il punto V. Salto 1, vado a fianco e vado a lavorare 3 maglie alte consecutive. Vado a terminare come ho iniziato, quindi il salto 1, vado a fianco e lavoro le ultime 2 maglie alte. Apriamo e terminiamo con 2 maglie alte. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e vado a ripetere il giro numero 2 uguale al giro numero 1, andando a lavorare sulle maglie alte le maglie alte, quindi qui a fianco la maglia alta e lavoro la maglia alta. Dove ho il punto V all'interno lavoro
il punto V, maglia alta, catenella, maglia alta. Qui ho 3 maglie alte e vado a lavorare su ognuna di essa una maglia alta di un totale di 3. Qui ho il punto V e all'interno lavoro il punto V, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Vado sulle 3 maglie alte, vado a lavorare la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Qui ho il punto V e ripeto il punto V all'interno. Qui ho le 3 maglie alte e lavoro 3 maglie alte su ognuna di essa. Vado a concludere con 2 maglie alte. Ripetuto il secondo giro, vado a chiudere il giro con 2 maglie alte. Ora devo lavorare il terzo giro e il motivo si sviluppa su 3 giri, quindi il terzo è l'ultimo giro e poi inizieremo di nuovo dal giro numero 1. Il giro numero 2 è la ripetizione del giro numero 1. Per quanto riguarda il terzo giro, mi alzo con una catenella, lavoro una maglia bassa nella maglia alta sottostante, catenella e all'interno del punto V vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, rientro all'interno e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, qui ho le 3 maglie alte, sulla maglia centrale lavoro una maglia bassa, di nuovo catenella di separazione, all'interno del punto V lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, qui ho le 3 maglie alte, sulla maglia centrale vado a lavorare una maglia bassa, catenella di separazione, vado all'interno del punto V e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e ripeto le 2 maglie alte all'interno dello spazio della catenella. Una catenella, maglia bassa sulla maglia centrale e vado a proseguire questo fino a terminare il giro. Vado a concludere il giro lavorando all'interno del punto V le 2 maglie alte separate da una catenella, catenella di separazione e vado sulla prima maglia alta per lavorare una maglia bassa. Abbiamo finito il primo modulo. Ora dobbiamo ripetere questa lavorazione fino alla lunghezza che noi vogliamo. Quindi questi 3 giri fino alla lunghezza che per noi va bene. Giriamo il lavoro e dobbiamo iniziare dal giro numero 1. Però siccome abbiamo una base diversa, dove abbiamo le catenelle di separazione, lavoriamo all'interno una maglia alta eppure sulla maglia bassa lavoriamo una maglia alta per avere di nuovo le 3 maglie alte come abbiamo al giro numero 1. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 che è la mia prima maglia alta. Vado dove ho la catenella di separazione per lavorare una maglia alta. E così anche qui ho 2 maglie alte. All'interno della catenella lavoro il punto V, maglia alta, catenella e maglia alta. Qui ho la catenella di separazione, lavoro una maglia alta. Sulla maglia bassa lavoro una maglia alta e sono 2 e dove ho l'altra catenella lavoro la terza maglia alta.
e così mi ritrovo di nuovo con 3 maglie alte. Punto V all'interno della catenella. Qui dove ho la catenella lavoro una maglia alta, sulla maglia bassa una maglia alta e dove ho l'altra catenella lavoro l'altra maglia alta. Punto V all'interno della catenella. Qui ho la catenella e lavoro una maglia alta, sulla maglia bassa una maglia alta e maglia alta nella catenella. Punto V all'interno dello spazio della catenella di separazione. Dobbiamo concludere il giro sempre con 2 maglie alte. Il giro numero 2 è uguale al giro numero 1, quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo sotto. Vi faccio vedere come chiudere il giro. All'interno della catenella lavoro una maglia alta e dove ho la maglia bassa, sulla maglia bassa lavoro la seconda maglia alta. Andiamo a ripetere il giro numero 2. Mi alzo con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro la seconda maglia alta. Punto V all'interno del punto V e 3 maglie alte consecutive. Ripetiamo quello che abbiamo sotto. Punto V all'interno del punto V sottostante e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Andate avanti, vi faccio rivedere il giro numero 3 e poi dobbiamo proseguire la lavorazione fino alla lunghezza che per noi va bene. Lavorato il giro numero 1 e numero 2, vado a ripetere il terzo giro e poi riprendere di nuovo dal giro numero 1. Mi alzo con una catenella, rientro nella nella maglia alta sottostante, lavoro una maglia bassa, catenella e all'interno del punto V lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, vado sulla maglia centrale per lavorare una maglia bassa, catenella, all'interno del punto V, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, sulla maglia centrale lavoro una maglia bassa, catenella di separazione e vado a ripetere questo fino a terminare la riga e poi vado a riprendere di nuovo dal giro numero 1 e 2 fino alle mie lunghezze. Quando andiamo a lavorare il giro numero 1, siccome abbiamo una base diversa, andiamo a lavorare all'interno delle catenelle di separazione. Quindi una maglia alta qui, una maglia alta sulla maglia bassa e una maglia alta sull'altra catenella. E dove abbiamo il ventaglietto all'interno ripetiamo il punto V. Questo è il punto, molto semplice, non è molto traforato, ma dà un effetto molto bello e particolare. Sono andata avanti con la lavorazione e mi sono alzata per un totale di 44 centimetri. Questo è il motivo. Ora vado a dividere il mio pannello a metà perché vado a lavorare 2 giri per avere una scollatura quadrata. Quindi una volta che ho diviso il mio pannello a metà, mi sono spostata di 10 centimetri da un lato e 10 centimetri dall'altro per avere
una scollatura di 20 centimetri e vado a lavorare le parti separatamente. Io ho terminato con il secondo giro, quindi vado a riprendere il giro numero 3. Giro il lavoro, mi alzo con una catenella, lavoro una maglia bassa e vado a ripetere la lavorazione fin dove ho la seconda maglia alta e questa parte dello scollo lo lascio libero. Lavoro sempre una catenella e all'interno del punto V lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, catenella e 2 maglie alte, 1 e 2, catenella. Vado a ripetere questo fino dove ho messo il secondo segno. Poi ritorno indietro e vado a lavorare riprendendo dal giro numero 1. Taglio il filo e vado dall'altra parte e vado a lavorare sempre dallo stesso verso. Sono arrivata dove ho il primo marker, quindi vado a lavorare una catenella e una maglia bassa sulla seconda maglia alta, quindi il motivo non è cambiato. Mi alzo con 3 catenelle, vado a lavorare il giro numero 1, poi taglio il filo e vado a riprendere la stessa cosa dall'altra parte e lavoro il pannello del davanti e del dietro allo stesso modo, quindi tutte e due con la stessa scollatura. Qui lavoro un totale di 3 maglie alte, maglia alta sulla maglia bassa e maglia alta nella catenella. Una volta che faccio questo, taglio il filo e vado a riprendere anche il pannello del davanti uguale. Una volta che abbiamo lavorato 2 giri per quanto riguarda la scollatura, questo è il risultato. Ho ricreato una scollatura non molto profonda, quindi è accennata. Se volete invece andare avanti e allungare, dare più profondità al, al disegno, andate avanti con i giri. Finito di fare questo, vado a cucire sulla spalla e per quanto riguarda l'apertura dello scalfo è intorno ai 18 centimetri. Quindi vado a mettere i pannelli con il diritto all'interno e poi vado a cucire sia sul fianco che sulla spalla. Jamendo.com. Una volta che abbiamo fatto le cuciture, dobbiamo girare dal diritto. E come vedete, questo è il risultato. Il punto non è molto traforato, ma dà un effetto molto bello e particolare. Adesso vado a riprendere intorno allo scalfo le maglie per realizzare una manica di 15 centimetri. Io una già l'ho fatta per farvi vedere come viene. Il punto è uguale. Questa è la mia manica e vado a riprendere intorno allo scalfo sempre lo stesso motivo e vado a lavorare tutto dal diritto, quindi vado a lavorare in tondo tutti i giri dal diritto. Adesso andiamo a riprendere l'altra manica. Vado ad iniziare proprio dal sottomanica. Mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e vado a riprendere il motivo come abbiamo lavorato sulla maglia. Vado a lavorare 3 maglie alte consecutive, 2 e questa è la terza. Mi sposto in un punto disponibile per lavorare il punto V.
maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Mi sposto in questo punto disponibile, lavoro la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Vado in un punto per lavorare il punto V, maglia alta, catenella e maglia alta, e vado a ripetere questo per tutto il giro. Quindi ripeto 3 maglie alte consecutive e il punto V. Visto che stiamo lavorando in tondo, terminiamo con il punto V. Vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Ripeto il giro numero 1. Quindi sulle maglie alte vado a lavorare le maglie alte di un totale di 3 e dove ho il punto V all'interno lavoro il punto V. Vado a proseguire questo per tutto il giro, poi dobbiamo lavorare il giro numero 3 e proseguire la lavorazione fino ai nostri centimetri. Concludo questo giro chiudendo sempre con una maglia bassissima sulla terza catenella. Devo lavorare il giro numero 3, dove lavoreremo all'interno del punto V il ventaglietto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, sulla maglia centrale una maglia bassa, separato con una catenella. Quindi mi sposto sulla seconda maglia alta, mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto, lavoro una maglia bassa, una catenella e dove ho il punto V lavoro 2 maglie alte, catenella, di nuovo 2 maglie alte. Il punto è sempre quello, quindi non abbiamo cambiato il punto. Catenella, sulla maglia centrale una maglia bassa, catenella, all'interno del punto V 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Vado a continuare questa sequenza del punto fino a 15 centimetri. Ogni volta che chiudiamo il giro, chiudiamo con una maglia bassissima. Vado a riprendere il collo per rifinire un po' il collo e entro in un punto qualsiasi e vado a fare delle diminuzioni, però non vado a diminuire di molto, ma giusto per dare più forma al collo. Ho iniziato e ho lavorato già 2 maglie basse. Qui ho il punto V, dove ho il punto V non vado a lavorare nella catenella, ma vado dove ho l'altra maglia alta, quindi nella catenella non vado a lavorare. Qui mi ritrovo dove abbiamo tagliato il filo e iniziato un'altra lavorazione. Vado a fare delle diminuzioni di 3 maglie, quindi prendo il filo, tiro su, vado qui, prendo il filo e tiro su, vado dall'altra parte, prendo il filo e tiro su. Vado a chiudere tutti insieme. Facendo questo vedete che poi al termine gira bene il collo. Vado a lavorare maglie basse fino ad arrivare dall'altra parte per fare la stessa cosa e vado a ripetere questo su tutte e 4 i lati. Quindi qui di nuovo mi ritrovo dove abbiamo tagliato il filo per lavorare i 2 giri dello scollo. Quindi entro, prendo il filo e tiro su, vado qui al centro, prendo il filo e tiro su, vado qui, prendo il filo e tiro su e vado a lavorare saltando dove ho il punto V la catenella. Vado a ripetere questo per tutto il giro. Il risultato che avremo è questo. Quindi, come vedete, gira bene il collo. Una volta fatto questo, il nostro lavoro è terminato. Bisogna tagliare i fili e possiamo indossare.
Per questo progetto ho utilizzato 350 grammi di filato. Se volete la manica più lunga dovete prendere qualche gomitolo in più. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Il progetto l'avete visto indossato, è molto bello e particolare. Se vi è piaciuto mettete un like e grazie per la visione.